Buongiorno a tutti, ben ritrovati, come state? Io tutto ok. Allora, volevo un po' concludere la copertina, diciamo, di questo Jan Journal, Dolci Memorie. Come vedete ho sistemato qui dove non mi piaceva la conclusione di questa composizione, no? Ho messo semplicemente qui pezzo di merletto, è molto carino, così mi piace. Il retro non so, mi è stato consigliato di metterci qualcosa perché è troppo sempliciotto. Secondo me va bene così, perché comunque non è poi proprio povero, perché c'è comunque il pizzo, questo centrino che va a fare questo disegno. Non saprei proprio cosa metterci ancora, mi sembrerebbe un eccesso, anche perché c'è questa punta. Non so, io lo trovo carino così. Vediamo, non escludo che qualcosa ancora ci farò. Quando ho visto questo commento me l'ero un po' studiata, ho provato un pochino a vedere cos'altro avrei potuto fare, però mi sembra tutto, almeno in questo caso qui non mi era piaciuta la soluzione. Comunque sapete che poi andando avanti le cose possono anche venire in mente. Adesso mi ero studiata un pochino la chiusura, avevo detto faccio una chiusura alternativa, ma non ho trovato niente di adatto al Jan Journal. Siccome è molto soffice presentando tutti questi merletti, una chiusura a chiavistello alternativa a catenella mi rovinava questo effetto così morbido, a mio parere. Quindi ho pensato semplicemente di fare una bella chiusura andandola a cucire qui tutto sul bordo, taglio qui per non fare spessore in mezzo. Voglio fare un bel fioccone lungo con questo tipo di merletto, come si chiama non lo so. Allora quindi vado a tagliarne una parte uguale, una parte dall'altra, una bella lunga, nel senso che voglio fare proprio un bel fioccone lungo, quindi ne taglio un bel pezzettone e vado a cucire comunque tutto il contorno pinzando e quindi cioè già bloccando la chiusura, ma vorrei farla un po' arricciata così, in modo che poi viene una sorta di plissettatura carina così. Poi si va allargando e quindi vado a fare questa cosa e cucendo tutto intorno, ma con un filo sempre il solito beggiolino, vedo non vedo. Eccoci qua. La prima cosa, porto anche qui un po' di vintage. Ok, adesso devo andare a forare, quindi mi prendo la solita mascherina, vado a portare alla misura esatta della copertina, così. Allora adesso vado a decidere qui come posizionare gli inserti all'interno. Allora ovviamente ce n'è sempre uno centrale, faccio un lieve segno col distress dove devo andare a prendere la misura, così è carino sempre perché è una vintagiatura e mi aiuta un pochino nell'impresa di andare dritta. Voilà, è 3,3 circa, 3,3 diviso 2 1,65, 7. Abbiamo trovato una nuova tecnica, guarda, si vede benissimo però non è al centro, ma perché? 3,6 ragazze, ho sbagliato, no, un 3,3 quindi è 1,8, sì, è un po' più in qua, Meno male che l'avevo fatto con questo, che bene o male se dovesse vedersi non è malaccio. Ok, ma è giusto un punto di riferimento per fare i fori, cioè 1,8. Io tendo sempre a non dividere per 2, vediamo come viene. Non è venuto. 1,8 diviso 2, 0,9 verrebbe qua. Io faccio 7 mm, 7 e 7 di qua, perché se no mi rimane troppo spazio qui e non so, mi sembra più bilanciato così. Comunque gli inserti poi si allargano, quindi segniamo anche qui.
così, quindi qui e qui io appoggerò i miei inserti. Io di solito mi tengo 2 centimetri sotto, vabbè, in centro ovviamente sono 21, 10 e mezzo qui. Aspetta, devo però piegare in due il cartoncino, se no non ci siamo, così poi anche per gli inserti mi troverò meglio. E poi io mi tengo sempre più o meno 2 centimetri dall'alto. Perfetto, vado a forare qui e vado a segnare, qui faccio così perché se no non riesco, vado a forare qui, qui e qui e poi qui, qui e qui e poi così vado a forare qua, così poi con l'ago riesco a trovare tutto bene. Ok, qui in centro. Perfetto, adesso vado a controllare gli inserti. Volevo dirvi, anziché mettere pagine speciali all'interno, che non me le vedo bene con questo genere molto bianco, vedete ho messo dei colori, comunque non mi vedo bene pagine a riga, a quadretti molto incaffettate, anche se qualcuna vedete che l'ho messa, adesso poi andrò a decidere bene. E come vedete mi sono un po' intestardita con queste pagine, con questi inserti. Ho deciso di fare delle vere e proprie tasche nel centro, quindi me la sono un po' studiata e ho fatto questa tasca con un piccolo abbellimento da questa parte, poi ovviamente da questa parte è la stessa identica tasca, però all'ingresso anche di qui, e ho messo questa taghina. Dall'altra parte invece ho fatto una foglia in trasparenza all'interno, così una vera foglia che si vede da una parte e dall'altra. Mi piaceva molto, la pagina è molto decorata, non so se si possa propriamente scrivere sopra, di qui sì, ma l'importante per me era fare delle pagine speciali, perché queste sono pagine speciali non da scrivere, sono in più oltre quelle che ho già messo. Ho altri due inserti, voglio andare a fare di nuovo qualcosa di simile e mostrarvi in questo caso qua come si fa. Vado a piegare, iniziamo subito come al solito. Queste qua sono pagine, essendo che le ho bagnate, sono un po' imbarcate, no? Sarebbe più facile farle su pagine belle non che siano state bagnate, quindi verrebbe più facile. Io però voglio questi disegni, voglio che escano un po' di colori. Ad esempio qua andrò a fare qualcosa qua, quindi il resto resta scrivibile. E qui anche dove capita capita, però io di sicuro allora l'andrò a fare come avete visto da tutte e due le parti. Come prima cosa andiamo a cucire la pagina al centro. Adesso ho preso questo centrino che avevo preso dai cinesi tanto tempo fa, vado a metterlo in doppio qua, proprio punta con punta qua, così vado a tagliare questo quadrato così, quindi più o meno mi metto il righello così tanto per avere un po' di riferimento, mi tengo un po' più larga, tanto poi si fa sempre in fretta a tagliare, mentre se tagliamo troppo poi è troppo tardi. Quindi anche questa parte di qua devo andare a occhio perché non riesco, e poi mi vado a prendere questa parte. È importante farlo in doppio perché deve combaciare da una parte e dall'altra. Adesso dobbiamo tagliare all'interno comunque, posso anche andare un po' a mano così, vado a segnarmi dove non devo tagliare. Questa è una tasca molto grossa però, quindi così. Qui invece cerco di portarmi abbastanza dritta, quindi guardo un po' in basso che sia equivalente l'altezza o in alto e mi tiro una linea così, e ovviamente adesso vado a segnare dove devo tagliare, cercando anche qui di darmi dei riferimenti per andare drittina, insomma abbastanza dritta.
Olè. Adesso, per non confondermi, vado a cancellare tutti i pasticci che ho fatto. Adesso qui è dove andrò a incollare, ma siccome voglio andare a fare una cosetta, lascerò un listino cercate di capirmi, di carta. Quindi io qui vado a praticare un taglio esattamente qui un taglio, qui la tasca. Ok, quindi adesso posso andare a tagliare. Facciamo sempre attenzione che la pagina combaci bene sopra e sotto. Tagliamo. Cosa ne pensate di questo tipo di pagina speciale, diciamo, invece di mettere altri tipi di carta? Vi piace o preferite comunque sempre vedere, non so, ritagli di giornale, cose di questo tipo? Siccome è un tema romantico, non volevo mettere questo tipo di soggetti. Avevo quest'idea qui. Allora, ok, e qui appunto, come dicevo, vado a praticare un taglio. Meglio guardare perché dovrebbe corrispondere alla finestra che c'è qui. Così. Ok, i segni di matita li togliamo e voilà. E adesso, ragazze, andiamo a incollare tutto il mio lavoretto. Allora, come avrete intuito, vado a far passare questa stoffa qui. Sì, sto usando un foglio da 80 di grammatura 80, perché comunque non mi piace che venga troppo spesso. Bene, quindi vado a incollare. Sto usando sempre un'aceto vinilica. Ok, inizio a incollare questo listello, anche se poi non ha tutta sta importanza questa parte sopra, e poi come sempre vicino alla finestra, come sempre, come il video passato, vicino alla finestra. Oggi io ho la tremarola e ok, e vado così, come sempre cerco di tirare un pochino per praticità, così facciamo anche una cosa pratica, che non si impigli tutto. O taglio oppure incollo bene anche questa parte. Adesso devo attaccare l'altra parte, devo andarla a incollare, non qui, qui, e qui. Okay. Vado a incollare questa tasca qui, così, tiriamo. Comunque è facile, è proprio una cosa facile da fare. E poi incollo tutto bene, prendo la colla un po' più grossa, incollo anche qua sopra, molto importante, il bordo pagina molto bene e sempre sopra. Poi vado qui, bene, al bordo pagina, tutto quanto, vado tutto dove non c'è, dove riesco, prima di tirare su questa linguetta, vado a incollare bene, poi tiro su bene qui e devo andare anche qui a filo, facendo attenzione a non debordare. Ok, adesso dobbiamo prestare attenzione a questo movimento, dobbiamo entrare con questa parte qui in questo taglio, non è difficile, e poi facciamo scorrere tutta la pagina bene, facendo attenzione a farla combaciare sempre bene, e tiriamo un po' su qui, okay, e andiamo a incollare la pagina. Qui non c'è colla, se c'è un'imprecisione di sdoppiamenti qua lo tagliamo via dopo. E adesso vado a fermare, volendo si può lasciare anche così, se piace, si incolla un po' sotto, facendo attenzione a non incollare tutto, anche, cioè chiudere la tasca in sostanza.
Quindi vado a fare il mio elegante rimbocchetto qua. È bellissima sta colla, è buonissima proprio. Allora, qua se non piace che si solleva, diamo qualche punto. Non dovrebbe risultare troppo fragile questa linguetta, perché comunque c'è la stoffa sopra. E di qua idem, qua è già attaccata bene. Tiriamo un po'. E voilà, è bellissima secondo me. Magari potevo colorare un po' sotto questa linguetta, ma si può fare dopo anche, non c'è nessun problema. Da una parte e dall'altra, e ovviamente rimarrà un taglietto qui. Per ovviare questo problema, per non renderlo fastidioso, diciamo, andiamo a aggiungere un pezzettino di carta da una parte e dall'altra. Qua possiamo usare anche il Vinavil. Vado a incollare bene bene il bordo di questo qua, così, e poi per non uscire oltre di qua vado a incollare questa parte di qua. Facciamo attenzione sempre a non incollare sotto. In questo modo adesso vado ad aggiungere questo pezzettino che mi servirà proprio quando infilo qualcosa, non mi si alzerà. L'importante è non uscire, non arrivare fin qua, ecco. E di qui è a posto. Vediamo, ok. Vedete qua devo andarlo più o meno a far combaciare, e faccio la stessa cosa qui. Adesso devo anche un pochino incollare qui e basta, e ho risolto questo problemino, è a posto. In questo modo non c'è più nessun taglio perché vai sulla stoffa praticamente, no? E possiamo andare a sistemare questo piccolo sdoppiamento qua, ma semplicemente con la forbice. Quindi vedete, l'ho già risolto. Mi piace fargli questo. Ok, vintage. Quindi dicevano che con la pagina da 80 rimane tutto molto morbido. Qui vado solo a fare una taschina allo stesso modo, sempre con la stessa tecnica. Mi porto così e faccio un bel taglio qui, così, e posso anche fare un pochino l'ingresso qui, così. Poi e adesso vado a incollare molto molto bene questa parte. Poi al limite si può mettere anche un pezzo di carta sotto per farlo stare fermo su tutto il resto della pagina. Questa parte no. Ok. E questa è sistemata. Due angoletti per i vintage photo intorno per adesso, poi magari ci faccio anche altro perché devo ancora decidere bene come posizionare il tutto. Guardate che bella trovarvi girando questa cosa qua, molto carina, e poi abbiamo questa qua che è semplicemente la taschina laterale a scomparsa. Allora, adesso volevo fare solo un insertino con una foglia. Qui faccio una cosa diversa ancora, cioè per farvi capire quante varianti si possono fare con questo sistemino un po' così. Allora, vado a prendere un foglio della misura classica della stampante per darmi un riferimento. Sono due ritagli di un'agenda che avevo fatto. Vado a sovrapporli dritti perché io volevo incollarli e dove c'è questa sovrapposizione volevo posizionare la foglia. Allora, io preferirei farlo più corto da questa parte, non c'è nessun disegno di qua, lo faccio solo da una parte in modo che mi rimane più spazio di qua. Qui vado a filo, qua invece no. Ok, vado a segnare dove devo cucire, qua, e sovrappongo qua e qua.
Ok, vado a fare una cucitura qua prima di piegare, se no perdo tutto il segno. Bene, come vedete andare dritta non è proprio, mi sono dimenticata di fare il segno di matita, ma ormai ero lì. Ok, vabbè, non va malaccio poi comunque, dai. Allora, adesso lo piego. Da questa parte posso fare poi una taschina laterale, magari lo rivesto, e di qua vado a fare il mio lavoretto. Nell'altro ho fatto la sagoma della foglia, invece forse preferisco fare un rettangolo, però lo faccio un po' più basso, così incollo la punta della foglia, perché sennò balla, va tutta in giro. Posso anche farlo, guarda, posso farlo quasi in mezzo, allora, un rettangolino così, così e poi così. Andiamo a tagliare, vediamo cosa ne esce. Ok, adesso prendo questa pellicola, ne taglio un pezzettino, andiamo sempre di aceto vinilica. E qui la foglia la blocco un pochino in questo modo sul fondo, perché sennò viaggia prima della finestra, in modo che non si veda la colla. Mamma mia che carina, ragazze. Ups, mamma mia. Pensate anche magari mettere qualche brillantino, riuscendo, senza far pasticci. Che carino, qua così, che arrivando così si vede questa cosa un po' particolare. Allora ragazze, prima di andare a cucire voglio coprire un po' gli inserti. Questo qua è un collage che ho fatto. Avete presente le carte scrap che sopra hanno una pellicola con praticamente le locandine, come si può dire? Praticamente fa vedere cosa c'è dentro nelle carte, no? E io l'ho passato col gesso, ho fatto il collage e l'ho passato col gesso, in modo da togliere un po' di lucido. Allora dai, allora tolgo questa parte qui dura, spessa. Ok, allora così che sporge un pochino, e faccio poi appunto una taschina, quindi qui e qui, così ci posso infilare qualcosa. Bene, un altro po' di pizzo, faccio anche dietro, così una copertina l'abbiamo fatta. Andiamo con l'altra. Io quasi quasi questa qua la faccio così, stavo pensando di tenere così questa parte chiara, poi sfilaccia un po', no? Allora cominciamo a tagliare questa parte, questa, e voglio vedere come arriva. Perfetto, ma neanche a farlo apposta. Quindi taglio questa, poi allora, taglierei qui, qui, ok.
Io la lascerei così soffice, alla fine è carina anche così, Allora, io per il momento lo lascio così, lo sfilacciato, e per il momento lo lascio così, perché tanto l'importante adesso è cucirlo qui insieme all'inserto, no? Dopodiché io tutte queste cose le tengo, perché potrei anche applicare della carta all'interno, farci della taschina, un cartoncino, qualcosa di rigido, no? Se non mi piace questo effetto morbido, ma secondo me ci piace tanto invece. Andiamo all'ultimo inserto. Allora, vado a metterci delle stoffe. Vado a metterci questa qui, questi gattini intera, e poi applico un pizzo qui. Dietro metto questa, la vado a cucire qui, praticamente la cucio qui e poi metto pizzi. Eccoci qua. Allora, è inutile dirvi che questa qua è la mia preferita, guardate che bellina, qua sempre volutamente un po' stracciata, anzi adesso sfilaccio un po', e questo è il retro, ma è fantastico. Siamo a posto. Tutto il resto lo farò direttamente sopra, va bene. Ok, andrei a fare la cucitura degli inserti. Ok, questa qua la metterò al fondo, questo in mezzo e questa in pole position. Okay. Facciamo una sorta di nuovo di tutorial veloce. Vado a bloccare comunque sempre le pagine qua, qua e qua. Andiamo. Prima di tutto faccio i fori. Qui con un punteruolo vado così, così, allora vado col l'ago. Ci siamo ragazze, ci siamo. Allora io però di solito inizio sempre da sinistra, mi trovo proprio meglio. Allora dai, facciamo da sinistra come mi trovo meglio, perché ci tengo troppo che mi venga bene. Quindi questo qua è quello finale, andiamo subito. Questo qua è giusto, sinistra come piace a me. Ok, come sempre mi piace bloccare per non impazzire il filo qui, così non rischia di andare giù, e poi vado qui e qui. Ok, qui e rientro. Un po' difficile. E là, che fortuna ragazze, ma entro dopo. Come sempre il filo da questa parte, Allora dovremmo esserci, adesso stacco tutto, così se c'è qualcosa che deve combaciare meglio combacia. Okay. Per il momento lo lascio lungo, perché forse metterò qualcosa che penzola, come mi ha suggerito una di voi, una ragazza nei commenti, che purtroppo come al solito. Allora vediamo se è andata come doveva andare. Che bello ragazze, qua devo sistemare, sì, sì sì, perfetto. Ok, adesso lo blocco di nuovo un attimo perché dovrò fargli fare un po' di giri. Ok ragazze, è stato un parto. Adesso vado a finire, vediamo se questo sta fermo qui. Sì, mettiamo qui tutto così. Adesso vado a attaccare questo qui. Allora, vado a mettere colla su colla su colla. Allora, per non sbagliare, facciamo che incollare qua.
così sta fermo e non mi si alza, che deve stare ben piatto, e anche qua. Allora, questo video, se ci saranno dei pasticci, scusate, ma è stato un po' caotico, non è stato liscio e tranquillo, nel senso che ho prima fatto una cosa poi l'altra, quindi adesso dovrò vedere come lo monterò, ma nel frattempo io poi non potrò più parlarvi, quindi vi dico scusate se ci sono delle imprecisioni, delle cose che non si capiscono tanto bene, ma sono umana e potrei anche fare... Ah no, qua non è che serva molto, serve più qua sui lati. Abbondiamo. Qua non serve, perché la spina curva va qui, dove sto mettendo la colla adesso. È lì che andrà soprattutto ad attaccarsi. Nel centro no, perché è curva. Ok, andiamo. Perfetto, perfetto. E adesso questo e poi questo. Andiamo di colla. Bene qua. E qui sul fiocco è bene metterne anche qua sotto di colla. Eh sì, perché sennò è un problema. Ok, continuo. Bene, dovrebbe passare. Schiacciare bene qua. Adesso incollo anche di qua, dopodiché andrò a mettere delle pinze, perché ho paura che se no, anzi faccio già che metterle, perché se no queste non voglio che venga, che si stacchi da qua, voglio che rimanga ben attaccato. Adesso incollo, aspetto un attimo perché non ho altre pinze, aspetto solo un momento che si attacchi bene. Bene, ho lasciato solo in alcuni punti critici e adesso andiamo a fare la stessa cosa di qua. Prima lo metto qua sotto un attimo. Ok, andiamo. Di qua è più facile perché abbiamo già dato la misura di là. Ok, andiamo a mettere pinze soprattutto in questi punti dove c'è il fiocco, ci tengo che non si stacchi, e questi angoli. Ragazze, questo junk mi sta emozionando in un modo pazzesco, è troppo bello. Adesso stacco le altre per far aderire bene adesso di qua, che tanto di là adesso è attaccato. Okay. È andata proprio bene, e aspettiamo un attimo che si attacchi bene anche di qua. Ok, allora, se posso darvi un consiglio, nel caso in cui vorrete farvi una cosa del genere, appena l'avete fatto, di non aprirlo
aspettate proprio che si asciughi bene bene anche fino al giorno dopo per poi poterci lavorare dentro, perché all'interno è difficile. Guardate che bello, guardate che fiocco importante. Per quello che dietro mi piace così, perché comunque c'è anche questo fiocco adesso qua che è molto decorativo, no? Adesso non insisto perché come vi dicevo non voglio più toccarlo, in modo che tutto quello che si deve attaccare, che deve asciugare bene, faccia il suo corso e non perda la corretta posizione soprattutto, no? Che è questa. Ah, ho messo la mezza perla, ve l'ho detto, ho messo la mezza perla qua, Ok, io direi che per oggi penso, io impazzirò a editare questo video, ma vabbè, qualcosa ne uscirà fuori, anche perché ho praticamente concluso questo Jan Journal, che è qualcosa di, boh, io ne ho fatto mai uno così bello, secondo me è bellissimo, non credevo di essere capace. Ok, non è finita perché comunque mancano pendenti, manca il tassel, voglio fare un tassel da agganciare, sempre pieno di pizzi, quindi non è finita qui. Spero di non annoiarvi con questo progetto e basta, vi saluto qui. Vi ricordo sempre di iscrivervi se non siete iscritti, di lasciarmi un gentile commento che a me fa sempre tanto piacere e un like. E vi saluto, vi mando un mondo di baci e tanta positività e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!